Buongiorno e benvenuto o benvenuta su Italiano con Lemonisi. Oggi faremo un episodio un po' diverso rispetto al solito. Infatti, ho registrato questa clip per documentare e anche impegnarmi io stessa a studiare perché sto studiando e lavorando a diversi progetti e ho pensato di caricare questo video anche come video di motivazione, quindi un video motivazionale, raccontandovi un po' come ultimamente ho migliorato diversi aspetti della mia vita. Ad esempio, la lettura, la scrittura, sto studiando, ho ripreso a studiare qualcosa che mi interessa molto. Ho degli hobby che mi rendono molto molto soddisfatta e quale miglior modo se non mostrandovi nel mentre me che studio. Però se ti interessa migliorare il tuo italiano e ti interessano questi argomenti, quindi motivazione, leggere, sane abitudini e anche come avere più focus e trovare tempo soprattutto per le attività che ci piacciono o che dobbiamo fare, rimani e ascoltami. Io spero che questo video ti piaccia, non sarà un video editato, sarò solo io che parlo e andrò molto a braccio, cioè sto improvvisando. Però questo è un argomento che a me personalmente interessa davvero tantissimo e sto dedicando questi ultimi mesi proprio allo sviluppo personale. Sto cercando di rimettere un po' in sesto degli aspetti della mia vita, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda anche un po' la mia salute e negli ultimi anni ho proprio notato, ditemi se anche per voi è così, che siamo sempre più anestetizzati a ciò che ci circonda e forse è un po' colpa dei social, forse è colpa anche dello stile di vita, il fatto di essere sempre connessi, di vedere un po' aspetti della vita di tutti. Forse il fatto di aprire i social non appena ci svegliamo la mattina, questo costante paragonarci agli altri, personalmente a me ha fatto un po' perdere di vista proprio l'aspetto più importante, cioè me stessa. Quali sono i miei obiettivi? Cos'è che effettivamente mi piace fare? Perché ci sono delle cose che vorrei fare, ma non trovo mai le energie o la motivazione o la voglia di farle? Quindi, insomma, fatemi sapere se anche per voi è un periodo in cui non è così semplice riuscire a fare quello che volete. E personalmente vi posso dire che ho iniziato, soprattutto verso aprile e maggio, a leggere molto di più. Avevo un sacco di problemi inerenti al fatto di iniziare le cose, ad esempio iniziare un hobby, iniziare un libro, salvare degli articoli, salvare dei post, dei Substack anche, e poi non leggerli mai o non vederli mai. Quindi avevo tantissime, veramente tante cose in sospeso. E questa cosa poi ho anche cercato, come si chiamasse questo fenomeno. Si chiama effetto Zeigarnik. È stato descritto dalla psicologa lituana Bluma Zeigarnik e si tratta di un fenomeno per cui la nostra mente ricorda molto di più le attività incomplete o interrotte rispetto a quelle portate a termine. E non so se capita anche a voi,
ma nel mio caso io avevo tantissimi libri iniziati, tantissime cose salvate e cose per cui mi sono detta un giorno aprirò questo carosello, un giorno vedrò questo corso e lo completerò. E indovinate un po', questo giorno, mannaggia, non arriva mai. Questo giorno, questo fatidico giorno, non arriva mai. E quindi è un po' come se occupassimo delle energie mentali quasi solo a pensare di voler concludere queste azioni, ma poi effettivamente non facciamo niente. Quindi mi sono detta, ok, prendo i libri che sto leggendo e inizio a concluderli. E su questo già sto lavorando e ho quasi terminato 2 libri che stavo leggendo. Ragazzi, non potete capire che soddisfazione. Ho proprio percepito anche a livello di energie di avere molta più voglia di fare cose nuove. Forse perché appunto mi sto sbarazzando, mi sto liberando di cose vecchie che mi trascinavo da mesi, veramente. Inoltre, oltre a questo problema, questa situazione, mi sono detta, cavolo, io ho sempre amato leggere, quando andavo all'università leggevo molto, studiavo molto e adesso, dopo aver letto qualche pagina, mi sento proprio esausta, sento come se il mio cervello non ce la facesse. E però, ad esempio, riesco a scrollare per ore al telefono. Quindi mi sono detta no, non va bene e ho cominciato giorno per giorno a cercare di leggere sempre un po' di più e vi assicuro che può sembrare una stupidaggine, può sembrare una cavolata, vi garantisco che cercare di fare poco ogni giorno per me è stata una svolta, è stato un successo, perché mi ritrovo a riuscire a leggere pagine e pagine di libri anche un po' più difficili rispetto a ciò a cui ero abituata e vi assicuro che questo è un altro livello di soddisfazione. E come vi dicevo all'inizio, questo video, questo podcast, chiamiamolo anche podcast, nasce un po' dall'idea che io fossi tremendamente insoddisfatta negli ultimi mesi. Me ne sono resa conto e ho capito e ho iniziato a pensare a quanto sia bella, affascinante l'arte del riuscire a fare cose difficili, l'arte dell'apprezzare quello sforzo che dobbiamo fare perché poi riusciamo effettivamente a vederne i frutti. E quindi sto di nuovo leggendo di più, leggo anche in diverse lingue e per quanto a volte sia frustrante perché mi confondo, perché non ricordo alcune parole, poi io sono molto esigente, quindi a volte vorrei fosse più semplice, però poi faccio dei paragoni con la me stessa di gennaio e vi assicuro che è un altro tipo di soddisfazione, come dicevo prima, è molto soddisfacente riuscire a fare qualcosa che mesi fa non si riusciva a fare. E penso che la mia salute mentale sia migliorata molto anche grazie a questo, perché mi buttavo molto giù, mi demoralizzavo molto, perché dicevo, cavolo, ho 28 anni, non sarò mai giovane come sono adesso, non sarò mai più giovane di oggi. Ogni giorno sono più grande di un giorno. Quindi che servizio, che favore sto facendo in questo momento alla Paolina del futuro? Paolina è il mio nome, se foste nuovi sul canale. Che favore sto facendo alla me stessa del futuro?
la sto aiutando ad avere strumenti per essere soddisfatta ed essere contenta e dire wow, ti sei impegnata, piano piano le cose che erano difficili saranno più semplici? Oppure quello che era un problema nel 2020 continua ad esserlo nel 2026? E ragazzi, per come sono fatta io, non appena mi sono posta questa domanda, ho detto ok, inutile buttarsi giù, è veramente inutile demoralizzarsi, piuttosto uso quelle energie per cui stavo lì a rimuginare anche sulle problematiche che avevo, sulle mie insicurezze e ho detto almeno ci provo. Mi siedo, come ad esempio in questo video sono in un'aula studio a Roma, in una zona di Roma che si chiama Trastevere, vicino al fiume Tevere, e sono in quest'aula studio, non è molto comoda come location per me, però ho deciso di andare, impegnarmi e studiare e anche se è stato faticoso magari perché potevo starmene a casa, potevo vedermi un film, potevo scrollare, potevo anche, ecco, questo è un altro punto, ora ne parleremo, potevo vedere dei video sulla produttività, potevo vedere dei video di autoaiuto, potevo vedere dei video sullo sviluppo personale. Invece no, ho scelto di prendere il mio zaino e andare al centro e lavorare e studiare. E questa cosa dei video, forse questo video potrebbe far parte di quella categoria, non lo so, però mi piace pensare che sia anche utile per voi che state studiando italiano. Io sono fissata, e fissata penso sia un termine molto adatto, con i contenuti che danno motivazione. Avevo anche proprio un problema con questi contenuti, sto cercando di vederne sempre meno, quindi contenuti e video di persone che ti motivano, che dicono come essere pieni di energie, di fregarsene dell'opinione degli altri, dei video in cui c'è molto linguaggio appunto sulla psicologia, sul benessere, sullo stare bene e sono tutte cose molto giuste e sono dei video anche che mi hanno aiutato molto in diverse situazioni. Però sono arrivata al punto delle volte in cui confondevo il vedere o ascoltare questi video con l'essere produttiva. Mi davano quest'idea di stare meglio e di fare di più, quando in realtà a un certo punto non basta vedere dei video di produttività, a un certo punto non basta solo vedere una persona di successo parlare di motivazione e parlare di produttività, ma serve anche mettere in pratica quel tipo di ragionamento. Quindi è bello fregarsene degli altri, ok? Ma poi nel quotidiano succede veramente questa cosa? È bello leggere 30 minuti ogni giorno, ok? Ma io dedico 30 minuti ogni giorno alla lettura? È importante crescere e sviluppare degli hobby, delle passioni, ma io lo sto facendo? Quindi ho cercato di ridurre un po' la quantità di video a riguardo, perché veramente ero arrivata a un punto in cui ne vedevo troppi e cerco piuttosto di lavorare e applicare quelle regole al mio quotidiano. Ad esempio, in questa giornata, quando ero andata in aula studio, mi ero messa a sistemare il mio curriculum, ho contattato qualche azienda, mi sono messa a studiare perché sto studiando per un esame e sto cercando
non solo di studiare per il piacere e il gusto di farlo, ma anche per essere più autorevole, più informata, più brava nelle cose che faccio. Ad esempio, per quanto riguarda l'italiano, sto cercando di trovare una formula, dei contenuti che io penso, se fossi studentessa di italiano, vorrei ascoltare e vorrei vedere. E per quanto sia anche difficile, perché ogni contenuto mi porta molte ore e non sono una creator grande, non è il mio lavoro principale, però so quanto questi contenuti siano utili e poi il feedback che ricevo mi fa sempre super piacere, mi riempie veramente di gioia sapere che alcune persone riescono a studiare con questi contenuti. Quindi sto cercando sempre di migliorarmi. E per fare questo devo impegnarmi a leggere, a studiare e a essere anch'io la versione migliore, diciamo, essere un po' ciò che la Paolina del futuro, la me del futuro, vorrebbe io facessi adesso. Quindi niente, alla domanda come trovare la motivazione per fare questo, io penso la motivazione, per quanto non sia tutto, perché come ben sappiamo serve anche avere metodo, serve essere disciplinati, serve essere puntuali con le proprie scadenze, serve rispettare ciò che ci si promette in un certo senso. Se io decido di voler fare qualcosa, devo mantenere quella promessa del ok, farò questa cosa. Quindi la disciplina è sicuramente fondamentale. Però, però, credo che la motivazione sia veramente fondamentale allo stesso tempo, perché la motivazione mi piace pensarla un po' come quel calcio nel sedere che ci fa fare quell'1% in più, quel 10% in più, quel 20% in più a volte. È quella cosa che ci aiuta veramente a spronarci, perché ad esempio se ho una giornata negativa, se mi sveglio con la luna storta, se è una giornata no, insomma, avere una motivazione sicuramente mi fa un favore. Non sempre avrò una motivazione, quindi spesso mi dovrò adeguare alla mia routine e dovrò mantenere la disciplina, però la motivazione fa tantissimo. E a me di solito questa motivazione nasce appunto da queste domande che vi ho detto un po' prima, nei minuti precedenti, quindi cosa mi servirà nel futuro? Perché è importante che io cerchi di lavorare su me stessa? Cioè, qual è lo scopo finale? Qual è l'endgame? Qual è l'obiettivo finale? E ad esempio so che questo obiettivo non sono i soldi, o meglio, i soldi sono uno strumento potentissimo. Sarei molto ipocrita a dire che i soldi non facciano comodo, perché fanno comodo, però non è quello l'obiettivo finale. Potrei dire, non lo so, essere sempre più istruita, sempre più intelligente, perché a me piace un sacco, ad esempio, l'idea di sapere le cose e mi piace anche molto anche sbagliare sulle cose che so e proprio per questo io trovo tanta motivazione quando faccio cose difficili e posso vedere e anche toccare con mano, quindi in modo tangibile, i risultati e gli effetti di quel duro lavoro. E questi risultati possono essere riuscire a capire qualcosa che 6 mesi prima non capivo, riuscire a calcolare qualcosa che 6 mesi prima non sapevo calcolare, riuscire a capire una lingua che 6 mesi prima per me era sconosciuta.
Stare bene quando 6 mesi prima stavo malissimo, stavo anche una merda sotto certi punti di vista. Quindi quel duro lavoro e vedere che porta dei risultati, ecco, penso quella sia la chiave con cui riesco un po' a mantenermi costante anche nella motivazione. Ad esempio, anche la sensazione di andare in un'aula studio o studiare per tot ore e sapere che 3 mesi prima non l'avrei fatto, sapere che 3 mesi prima avrei trovato una qualunque scusa pur di non studiare, pur di non fare una cosa difficile, e invece adesso ho smesso di trovare scuse e di cercare scuse. Insomma, capire questa cosa mi ha un po' sbloccato tutto e questa appunto io penso sia molta motivazione intrinseca, quindi una motivazione che nasce da dentro. E poi i motivi per cui siamo più o meno motivati possono essere veramente diversi. Ad esempio, c'è chi vuole guadagnare di più per trasferirsi, c'è chi vuole guadagnare di più o avere un lavoro migliore perché è esausto della propria situazione. C'è chi vorrebbe aiutare la propria famiglia, ad esempio. C'è chi vorrebbe cambiare carriera. Un altro motivo potrebbe essere un dolore e mi rispecchio molto in questa motivazione. Negli ultimi mesi mi sono resa conto di un'insoddisfazione che stava crescendo dentro di me e a cui non ho mai dato retta. E, e ho detto, cavolo, io sono in grado di fare molto di più. E tutte le volte che ci diciamo questo non lo so fare, questo non lo posso fare, ecco, io mi sono sempre fermata al non posso, quando invece ultimamente mi sono detta oggi non posso, però che cosa posso fare oggi per avvicinarmi a quel giorno in cui io potrò dire finalmente posso fare questa cosa. E ho pensato a tutte le situazioni anche in passato in cui pensavo di non farcela e invece ce l'ho fatta, e vi assicuro questo è stato un pensiero che mi ha veramente sbloccato tantissimo. E vi invito anche, se state studiando italiano, se magari questo podcast è stato un po' difficile, o altri video o altri contenuti, non necessariamente miei, quindi non per forza i miei. Se qualcosa ti sembra difficile, prova a tornare su quel contenuto dopo mesi di duro lavoro. E io ti assicuro che se quel lavoro c'è stato e quelle energie sono state spese per quel lavoro, quella fatica c'è stata, insomma, ti assicuro che vedrai una differenza. E ecco, io ogni tanto faccio questo esercizio di paragonarmi alla me stessa di 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, e dico, cavolo, quante cose pensavo fossero giuste e invece adesso ho un po' ampliato la mia forma mentis, i miei orizzonti, e ho capito tante cose perché la vita va avanti, insomma. E, e adesso che mi sto impegnando in ciò che mi interessa, ciò che mi importa, vedo questo progresso ancora di più. E veramente anche il semplice fatto di registrarmi mentre studio in un luogo pubblico, io non sarei riuscita anni fa a fare questa cosa, non sarei riuscita a focalizzarmi per più di mezz'ora, e qui ho registrato per solo mezz'ora perché poi il mio telefono era bollente, era incandescente, quindi era molto 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 caldo perché ero fuori su un terrazzo, quindi ho dovuto smettere di registrare perché si era proprio surriscaldato il telefono, insomma. Però
riesco a concentrarmi molto di più. È come se stessi riprendendo un po' il controllo del mio focus, della mia attenzione, del mio cervello. Non so come spiegarlo. Sembra un po' kitsch quasi come cosa, non lo so. Potrebbe essere un po' strano questo pensiero, però non c'è soddisfazione più grande del riuscire a dimostrarsi, quindi dimostrare a se stessi che possiamo fare quelle cose che mesi prima dicevamo no, no, non ce la faccio, no, non riesco, no, questa cosa mi spaventa, questa cosa mi fa paura. E purtroppo o per fortuna ho notato che avere coraggio è veramente un enorme vantaggio nella vita e soprattutto è qualcosa che va allenato, è qualcosa che a volte potremmo semplicemente dire fa niente, come va va, non ho granché da perdere, anche se spesso ci sembra di avere tantissimo da perdere, diciamo, ah, magari chiedo questa cosa, mando questo curriculum, faccio questa domanda e faccio una figuraccia, poi mi trasferisco e poi va tutto male. Però il fatto di non provarci penso sia ancora peggio. Ovviamente dipende da circostanza a circostanza, però ultimamente mi sto proprio allenando a essere più coraggiosa anche in cose semplici e soprattutto iniziando da cose semplici penso sia molto più semplice poi fare cose più difficili. Non bisogna, ecco, Roma non è stata costruita in un giorno e non bisogna fare tutto subito. Però il coraggio si può costruire come skill, secondo me, si può allenare, ecco, giorno dopo giorno. E ecco il coraggio di fare qualcosa che potrebbe essere un po' scomodo, quella forza mentale dello scrollare un po' di meno e leggere un po' di più, perché poi andando avanti, non so se capita anche a voi, io non ero mai soddisfatta di quella dopamina istantanea, quella finta sensazione di divertimento e anche di relax che avevo sui social, perché non appena toglievo il telefono, oppure non appena avevo passato l'intera giornata a dire no, questo non lo faccio, questo non lo faccio, questo lo faccio domani, questo lo finisco un'altra volta. Ogni volta che facevo così, ogni giornata ero frustrata e ho proprio fatto crescere un senso di insoddisfazione gigante. E adesso sto piano piano distruggendo questo castello di sabbia, sto distruggendo questo muro che mi ero un po' costruita quest'ultimo periodo e sto cercando di ricostruire una me stessa che ha voglia di fare cose difficili, che si vuole impegnare nelle cose che non sono proprio comode, delle cose che la Paolina del passato direbbe: ma che sei matto? Ma che sei matta? E invece adesso dico: ma sì, proviamo, cosa può succedere? E tutto ovviamente con cautela, non vi parlo di cose come fare bungee jumping o di ecco, cose estreme. Io non sono una persona da sport estremi, però parlo anche di cose molto semplici che nel quotidiano potremmo provare a fare. Veramente molte giornate riesco a trovare anche quella gratitudine, proprio dovuta al fatto che mi sto impegnando e vi auguro con tutto il cuore di riuscire a trovare quel calcio, quel calcio nel sedere, quella motivazione interna, che vi aiuti e che vi faccia anche, non lo so, capire in che direzione volete andare. Io sto ritracciando un po' tutto da capo e anzi vi leggerò una citazione che ho sulla mia agenda
che mi ha anche un po' scosso, insomma, mi ha motivato molto e ve la voglio leggere perché non è per nulla scontata come cosa. Io ho un'agenda su cui annoto tutto e ho delle citazioni per ogni singolo giorno. Ed eccola qua, ve la leggo e con questa concluderò il video. Ed è: a volte il primo passo è un passo indietro. Grazie per aver visto il video, grazie per avermi ascoltato. Se stai studiando italiano, in bocca al lupo. Ti lascio gli altri contenuti qui. Se vuoi supportarmi, lascia un like, iscriviti o abbonati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!